Ok, eccoci qua. Allora, oggi vorrei fare un video per la serie A Chat in Italian, una serie ironicamente intitolata in inglese. E in questa serie parlo di cose un pochino più personali, quindi cose che riguardano la mia vita, oppure cose che mi interessano, insomma, cose che non hanno necessariamente a che fare con la lingua italiana o con la cultura italiana, ma semplicemente delle cose di cui piace parlare a me. E è da un po' che non faccio un video di questa serie e in realtà fino adesso ne ho fatti solo due. Ma comunque, vorrei cominciare a farne di più, a farle più spesso. Ehm, Anche perché quest'anno vorrei fare più video di quelli che ho fatto negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi ne ho fatto una alla settimana, essenzialmente. Vorrei provare ogni tanto a farne due alla settimana. Non prometto nulla, ma questo è, diciamo, il piano nella mia testa per il 2021. E niente, quindi in quello di oggi vi vorrei parlare di una cosa che mi piace molto, di qualcosa che non ho sempre apprezzato a fondo, ma che negli ultimi diciamo 5-6 anni ho cominciato ad apprezzare in tutte le sue forme, che è la scrittura. Premetto che questo video non ha nessun tipo di copione, ho solo una serie di idee, ho una scaletta di cose di cui voglio parlare e cercherò di parlare a braccio, quindi di parlare in modo spontaneo e spero che apprezziate questo stile. Quindi se vedete che ogni tanto sposto lo sguardo verso di qua è perché sto guardando la mia scaletta. Comunque, dicevo, parliamo della scrittura. Quando ero più piccolo, ma leggevo abbastanza fino all'adolescenza. Poi durante l'adolescenza ho smesso di leggere, ma non scrivevo comunque, non ero particolarmente appassionato di scrittura in nessun modo. Poi, però mi incuriosiva, ecco, mi incuriosiva sicuramente. E se non sbaglio, quando ero ancora al liceo, penso di essere stato ancora al liceo, o forse ero al primo anno di università, ho comprato un libro di poesie di un poeta inglese che si chiama Ted Hughes, ehm, e mi è piaciuto molto, devo dire. Quindi mi sono affezionato più alla poesia che alla scrittura, alla prosa, ecco. E tuttora devo dire che mi piace molto di più la poesia, anche se leggo volentieri la prosa, però come forma d'arte apprezzo molto di più la poesia. E d'altronde l'Italia ha una tradizione molto molto importante di poeti, partendo da Dante, arrivando fino a Leopardi, per esempio, o ad altri poeti più moderni e magari meno, diciamo, che non erano poeti nel senso più tradizionale del termine, come per esempio Aldo Palazzeschi, per fare un esempio, le cui poesie erano un po' assurde, oppure Ungaretti, oppure non so, insomma ce ne sono stati tanti di poeti famosi in Italia, quindi sicuramente nel corso della mia vita sono stato esposto anche involontariamente alla poesia, come ogni italiano. Ma insomma, quando sono arrivato all'università ho cominciato ad apprezzarla di più e appunto ho letto questa raccolta di poesie di Ted Hughes e ho cominciato a provare a scrivere io stesso delle poesie, anche perché quando ascolto canzoni, la cosa che più mi piace, la cosa che più mi coinvolge è il testo della canzone. E infatti spesso le canzoni che mi piacciono di più sono quelle che hanno un testo significativo
un testo profondo oppure semplicemente un testo scritto in una maniera particolarmente creativa, intelligente, con delle metafore particolari. Insomma, dei testi che mostrino un certo ingegno nella scrittura. Quindi sicuramente apprezzo anche la musica che ha solo l'elemento, diciamo, l'elemento melodico o che è semplicemente orecchiabile. Però le canzoni che mi piacciono in modo più profondo, più di tutto, sono le canzoni che hanno un testo molto particolarmente bello e scritto bene. Quindi ho cominciato a scrivere io stesso delle poesie all'inizio, dopodiché, quando avevo circa 21 anni, ho cominciato a stringere amicizia in modo più profondo con un mio amico, che ora è un mio caro amico, che mi ha introdotto al mondo della musica rap e dell'hip hop. E da quel momento in poi ho cominciato anche ad apprezzare l'elemento di metrica e di ritmo della scrittura e quindi ho cominciato a scrivere insieme a lui e insieme ad un altro amico. E questo mi ha motivato molto a dedicarmi a questo hobby della scrittura. Per quanto riguarda la prosa, non scrivo molto in prosa, ma quando scrivo in prosa non scrivo racconti di solito, mi piace semplicemente usare la prosa come valvola di sfogo per magari mettere in ordine i miei pensieri e quindi scrivere magari qualcosa che mi sta turbando in questo periodo, qualcosa che mi pesa sulle spalle, sul cuore. Insomma, scrivo, diciamo, le mie sensazioni, i miei sentimenti, tutto questo tipo di cose, in una forma che però magari sia particolarmente curata. E questo è, diciamo, più che essere una forma d'arte, lo trovo qualcosa di semplicemente funzionale per me personalmente, qualcosa che mi fa sentire meglio. Ho intenzione di scrivere dei racconti in futuro, non lo so. Mi affascina l'idea di scrivere dei racconti e di creare un mondo fittizio, un mondo magari anche abbastanza dettagliato con la sua coerenza interna, un universo narrativo, però non ho mai avuto delle idee che mi piacessero abbastanza da spingermi a provare concretamente a fare questa cosa. Poi un argomento che riguarda la scrittura e riguarda me personalmente, che mi interessa molto, è la differenza tra la scrittura in inglese e la scrittura in italiano, perché ho sempre scritto in entrambe le lingue e ho un rapporto molto diverso con la scrittura in inglese rispetto al rapporto che ho con la scrittura in italiano. Per me l'inglese è la lingua della schiettezza, è una lingua in cui riesco a scrivere in modo molto più diretto, senza tanti fronzoli, senza girarci intorno più di tanto, e trovo che a volte sia più efficace, quindi, perché appunto essendo più schietta e diretta, esprime pensieri e sensazioni forse in modo più efficace. Però invece mi piace molto comunque scrivere in italiano perché per me, ovviamente, essendo la mia lingua madre, è una lingua intanto in cui scrivo in modo leggermente più spontaneo ed è quindi la lingua della sincerità e dell'emotività, ma anche e soprattutto della poeticità. Trovo che per quanto l'inglese sia efficace come lingua, eh, perlomeno le cose che io scrivo sono decisamente più eh, poetiche in italiano. Riesco più facilmente a trovare delle soluzioni
artisticamente più interessanti per esprimere quello che sto pensando, le idee che ho. Però devo anche ammettere che per tanto tempo l'inglese ha preso il sopravvento sull'italiano nella mia scrittura e quindi per questo a volte mi sento quasi di non saper più scrivere in italiano. Mi vengono un sacco di dubbi che magari non mi vengono quando parlo in italiano, perché parlo in modo spontaneo, senza pensarci troppo, ma quando mi trovo a scrivere ci ripenso mille volte e il fatto di usare tanto l'inglese mi ha messo in una situazione in cui spesso ho dubbi, su quello che scrivo in italiano perché mi chiedo, ma questa struttura o questa preposizione, scusate, che sto usando in questa frase, è corretta in italiano? È giusta? Oppure sto facendo un calco sull'inglese? Quindi ho bisogno di tornare a lavorare sulla mia scrittura in italiano e vorrei partire dalla lettura. Infatti uno dei miei propositi per l'anno nuovo è proprio quello di leggere, scusate, di leggere di più in italiano. Quindi mi sono messo un minimo di, ora non ricordo quanti, ma un minimo di un tot di libri che voglio leggere nel 2021 e spero di riuscire a mantenere questa promessa perché sì, sento che è importante, oltre a imparare lingue straniere, è importante coltivare la propria lingua madre. È altrettanto importante perché per quanto sia quasi impossibile dimenticarla del tutto, può comunque deteriorarsi la nostra capacità di utilizzare la lingua in modo corretto, spontaneamente, senza doverci neanche riflettere e può deteriorarci anche la nostra capacità, deteriorarsi, scusate, la nostra capacità di giudizio di quello che va bene e di quello che non va bene nella nostra lingua madre. Quindi, appunto, nel 2021 spero di leggere più libri in italiano. Bene, per questo video, per questo episodio di A Chat in Italian è tutto e spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante, spero vi piaccia questa modalità un po' più rilassata, un po' più informale. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!